Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo una stola con questo punto che ha questo effetto pizzo, però nello stesso tempo non è nemmeno troppo traforato. E restiamo ancora in tema festività, perché la trovo molto elegante, poi c'è questo filato di lurex che le dà un tocco in più e quindi è adatta al tema di questi giorni. Vi lascio al video. Per questo progetto ho usato questo filato con del lurex dentro e ho scelto questo colore che è un color cipolla, a me piace tantissimo e l'ho lavorato con un uncinetto del numero 5. Per realizzare questa stola andrò a montare 85 catenelle, tenendo in considerazione che il punto che andremo ad eseguire si sviluppa su un multiplo di 5, quindi 85 catenelle divisibile per 5 è un numero perfetto per realizzare questo punto. Una volta fatte le 85 catenelle, salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nella quarta catenella che ho a disposizione. Le prime 3 catenelle sostituiranno il nostro primo punto alto, quindi ho fatto un altro punto alto e sono 2. Quindi ho lavorato 3 catenelle che sono il nostro primo punto alto e 3 punti alti per ogni catenella che ho a disposizione. E questo sarà il nostro primo gruppo di punti. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva al punto alto che abbiamo appena lavorato e faccio un punto alto. Entro in quella dopo con un altro punto alto ed entro in quella dopo ancora con un altro punto alto per un totale di 3 punti alti consecutivi su 3 catenelle che abbiamo di base. Fatto il nostro gruppo di 3 punti alti, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella dopo e faccio un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nella catenella successiva e lavoro un punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quella dopo con un altro punto alto e in quella dopo ancora con un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella successiva, lavoro un punto alto, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella dopo con un punto alto, entro in quella successiva con un altro punto alto e sono 2, entro in quella dopo ancora con un altro punto alto e sono 3. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella dopo, punto alto, 3 catenelle di separazione e 3 punti alti sulle 3 catenelle che abbiamo di seguito. E di nuovo filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, lavoro 3 catenelle di separazione, entro nella catenella dopo con un punto alto, in quella dopo ancora con un altro punto alto e per finire questo gruppo entro in quella dopo ancora con un terzo punto alto. Filo sull'uncinetto, ricomincio il gruppo di punti saltando una catenella di base, entro in quella dopo, punto alto, 3 catenelle, catenella seguente, un punto alto, in quella dopo ancora un altro punto alto, e in quella successiva un altro punto alto. Praticamente la sequenza di punti che dobbiamo fare fino alla fine è questa.
la rifacciamo una volta insieme. Qui abbiamo finito il nostro gruppo, quindi filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva con un punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nella catenella dopo con un punto alto, entro in quella successiva con un altro punto alto, entro in quella dopo ancora con un altro punto alto, per un totale di, ogni gruppo ha un totale di 4 punti alti costruiti in questa maniera: un punto alto, 3 catenelle di separazione e 3 punti alti. Dopodiché si salta una catenella e si ricomincia da capo. E sono arrivata alla fine, andrò a fare l'ultimo gruppo, quindi salto una catenella di base, entro in quella successiva, lavoro 3 catenelle e qui anziché 3 punti ne faremo 4, quindi 2, 3, 4. E questa è la riga numero 1. Ora, praticamente per fare la riga numero 2 dovremmo andare a ripetere quello che abbiamo fatto nella riga numero 1, solo che dobbiamo farlo in maniera alternata. Quindi qui risaliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, giro il lavoro, salto tutti questi punti, entro nell'archetto che ho, il primo che trovo, faccio un punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nello stesso archetto di base e faccio 3 punti alti. Praticamente ripetiamo quello che abbiamo fatto nel giro sottostante, solo che lo faremo negli archetti. Quindi, fatto il mio primo gruppo di punti, filo sull'uncinetto, salto i 4 punti, entro nell'archetto, punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. E di nuovo filo sull'uncinetto, salto tutti questi punti, entro nell'archetto, punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, 3 punti alti nello stesso archetto. E lavoreremo tutta questa riga in questa maniera. E sono arrivata all'ultimo archetto, ora dovremo andare a lavorare la chiusura della riga. Quindi salto tutti i punti alti, vado a lavorare l'ultimo punto, cioè la terza catenella partendo dal basso, che è l'ultimo punto alto che abbiamo praticamente, con un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. E qui abbiamo finito la riga numero 2. Ora dobbiamo ripetere la riga numero 1, però lavorando in ogni singolo archetto. Quindi come facciamo? Saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto
che abbiamo subito sotto e lavoriamo 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto i punti che ho sotto, vado direttamente nell'archetto e ricomincio con la stessa sequenza di un punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Quindi filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti e andremo a lavorare così per tutta la riga. E sto per lavorare l'ultimo archetto e faremo in questo modo. Quindi entriamo nell'ultimo archetto, facciamo un modulo di punti, il solito, un punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo punto alto, cioè le 3 catenelle, l'ultima delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del giro sottostante e qui ho finito la riga numero 3. Adesso dovremo riprendere dalla riga numero 2, quindi facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questi punti, entro nel primo archetto che ho a disposizione e lavoro il modulo punto alto, 3 catenelle e 3 punti alti. Praticamente andiamo avanti così. Qui riprendiamo dalla riga numero 2, dopodiché alterniamo con la riga numero 1 e andremo avanti per tutta la stola in questa maniera. Ecco che ho lavorato fino a raggiungere 180 centimetri. Ora dovremo fare la riga di chiusura perché qui abbiamo un lato smerlato e dove abbiamo iniziato il lato è dritto. Ora dovremo andare a raddrizzare per farli venire tutti uguali. Quindi cosa facciamo? L'ultimo giro, prima di tutto, è necessario farlo quando inizieremo a fare i 4 punti, cioè praticamente abbiamo chiuso con l'archetto punto alto, 3 catenelle, punto alto e adesso andremo a iniziare con i 4 punti. Quindi salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto con i 3 punti alti, che appunto diventano un totale di 4, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo, faccio un punto alto e anziché lavorare 3 catenelle ne lavoro solo una catenella di separazione. Praticamente andremo a ripetere in maniera speculare quello che abbiamo fatto all'inizio, proprio la prima riga. E quindi dopo la catenella di separazione vado a fare i 3 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, un punto alto, una sola catenella di separazione e altri 3 punti alti. E di nuovo filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo, un punto alto, una sola catenella di separazione e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. E di nuovo passo nell'archetto successivo con un punto alto, una sola catenella anziché 3 e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Vado avanti a lavorare così fino alla fine della riga e sono arrivata alla fine, quindi ora farò punto alto nell'ultimo archetto di base, una catenella, 3 punti alti e vado a chiudere con l'ultimo punto alto
sull'ultima delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto del giro sottostante. E ho finito la mia stola. Faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo, nascondo le codine e poi vi faccio vedere il lavoro finito. Ed ecco il lavoro finito. La stola misura circa 44 centimetri d'altezza ed è lunga 1,80 m. Io lo trovo un lavoro veramente molto bello, molto raffinato, nonostante la sua semplicità d'esecuzione. E per oggi ho finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Vi ricordo anche che sono su Facebook con una pagina e anche su Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Se vi è piaciuto il video mettete un like e se volete condividetelo, aiutatemi a far crescere questo canale. Ciao e al prossimo video.